Entriamo nel menu, ci spostiamo nella lettera D ingressi e uscite, premiamo il tasto invio. Prima schermata D01 abbiamo il subcooling dell'unità, per cui questo valore ci aiuta per capire se la quantità di gas all'interno dell'unità è corretta. Questo parametro deve rientrare in un intervallo che va da 3 a 3,5 con acqua a circa 35 gradi di set point, con macchina a regime, per cui non lo andremo a controllare prima del momento in cui la macchina non sarà vicina a set point. Dopodiché abbiamo la funzione B2, temperatura radiante, non è altro che la sonda che viene inserita all'interno del boiler tecnico, per cui quello gestito sull'impianto. Ovviamente indicherà la temperatura che voi avete impostato sul boiler sanitario. Lo stesso vale per B3, stessa sonda semplicemente posizionata nel boiler del sanitario, semplicemente indica la temperatura raggiunta all'interno del boiler del sanitario. B4, temperatura di ritorno del primario, la temperatura dell'acqua in ingresso alla pompa di calore, indica semplicemente la temperatura rilevata. B5, flussimetro, in questo caso lo vedete ma è un optional, per cui nelle macchine non dotate di flussimetro non avrete nessuna misurazione e è corretto. B6, temperatura testa del compressore, temperatura rilevata in testa al compressore, c'è una sonda dedicata. La temperatura in testa al compressore deve rientrare in una temperatura massima per i compressori twin rotary di circa 75-85 gradi. Se si eccede questa temperatura ci sono problemi di affidabilità con il compressore, si va a danneggiare il compressore, per cui in caso abbiate una temperatura superiore bisogna contattare l'assistenza. Posizione B7, mandata primario, è la temperatura rilevata in uscita dalla pompa di calore, semplicemente il sensore sul nostro tubo di mandata rileva la temperatura. Temperatura aria esterna, c'è un sensore nella parte posteriore della batteria esterna, rileva la temperatura ambiente esterna. Mandata di compressore B9, temperatura di base dei gas di scarico. Questa temperatura qui generalmente va di pari passo o si scosta di molto poco rispetto alla temperatura a testa di compressore, per cui si rispettano più o meno le stesse specifiche indicate per la temperatura a testa compressore. B10, aspirazione compressore, temperatura dell'aria in ingresso al compressore. Anche qui abbiamo una sondina che ci indica la temperatura dell'aria che sta aspirando il compressore prima di andarla a comprimere. B11, condensazione, sonda trasduttata che è disponibile sia in bar con temperatura poi appunto trasduttata in gradi centigradi. Questa temperatura B11 è la temperatura di condensazione, per cui c'è una sonda, un trasduttore di temperatura posizionato sulla condensazione, semplicemente valore di condensazione. Lo stesso vale per la B12, semplicemente in questo caso abbiamo l'evaporazione, per cui temperatura di evaporazione. Queste temperature variano in base, diciamo, ai set point della macchina e in base alle temperature esterne. Generalmente una macchina, a seconda della tipologia, evapora più o meno da un meno 5 a un meno 10 gradi centigradi rispetto alla temperatura esterna. Se abbiamo macchine che evaporano considerabilmente a temperature inferiori rispetto a questi 10 gradi, ci potrebbero essere problematiche legate al quantitativo di gas introdotto in macchina, per cui ci sono aggiustamenti da fare.